Bentornati nella serie dedicata a Tainted Grail. Nel video di oggi vi mostrerò 3 diverse varianti per dipingere i quadranti. Il loro difetto principale è costituito dai numeri poco visibili. Per questo ho cercato di arricchirli con alcuni dettagli che li mettessero in risalto, senza però rubare la scena alle miniature di gioco, che se avete seguito i tutorial precedenti avrete sicuramente già dipinto. Rimanete con me fino alla fine del video per scoprire quale preferisco tra le 3 e ovviamente fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è la vostra. Non sarà un video lunghissimo, quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Nelle 3 alternative che vi mostrerò oggi useremo sia la tecnica del dry brush che la pittura classica, ma in modo molto semplice e accessibile. Per tutte le varianti partiremo da una base nera, coprente e omogenea, che possiamo realizzare con un primer spray, con l'aerografo oppure anche stendendola a pennello, cercando di fare attenzione allo spessore del colore per non togliere importanza ai dettagli. La prima variante prevede di stendere uno strato di oro con la tecnica del dry brush. Vi ho parlato meglio di questa tecnica nello scorso video riguardante i menhir, che vi invito a recuperare. Comunque, per realizzarla utilizziamo un pennello completamente asciutto e dopo averlo appena intinto nel colore e ripulito su un pezzo di carta assorbente, passiamo sulla superficie della miniatura per mettere in risalto i dettagli. Io ho scelto un oro piuttosto spento per questo passaggio, visto che ne userò uno più carico per i numeri. Per un risultato più evidente possiamo fare anche più passate, ma l'importante è pulire molto bene il pennello per stendere meno colore possibile. Una volta fatti anche i profili, possiamo passare agli altri dettagli, per i quali ho scelto un color oro più scuro e molto più appariscente. Questa volta andremo a stenderlo bello coprente con un pennello dalla punta sottile, su tutti i numeri. Io ho deciso di aggiungere qualche piccolo punto di colore anche sul calice al centro, ma vi consiglio comunque di tenere il tutto molto leggero per non spostare l'attenzione dai numeri. Procediamo quindi anche dall'altro lato, dove, oltre ovviamente ai numeri, ho deciso di dipingere solo il cerchio intorno al teschio centrale. Ed ecco pronta la prima delle 3 varianti. Vediamo quindi come realizzare la seconda, per la quale partiremo dalla stessa base della precedente, quindi primer nero per poi esaltare la texture del gettone con il Golden Griffon. In questo caso ho poi deciso di ripassare i numeri con un colore abbastanza particolare, a metà tra l'oro e il rame. Stesso processo di prima, ma ho cambiato la posizione dei dettagli colorati del calice, colorandone il contorno anziché i decori. Per rimanere in tema di contorni, ho poi deciso di delineare anche il perimetro della moneta, avendo cura di dipingere sopra la linea e non sporcare i tratteggi laterali. In questo modo potrò fare lo stesso discorso anche dall'altro lato. Per la terza e ultima variante ho scelto dei colori completamente diversi, dimenticando del tutto gli effetti metallizzati e optando per colori più neutri che dessero un aspetto vecchio e trasandato. Iniziamo con una base sempre in dry brush, usando una sorta di avorio scuro. Per l'effetto invecchiato che stiamo cercando va bene anche esagerare un po' con il colore di base, o perlomeno non preoccuparci se ne applichiamo troppo, dato che presto lo scuriremo. Dopo il dry brush possiamo passare a invecchiare il gettone con uno shade marrone, che ovviamente andrà steso abbondante e in ogni recesso. Una volta che sarà perfettamente asciutto, passiamo a dipingere i numeri.
questa volta usando un avorio puro, da stendere come nei primi due casi con un pennello preciso e una consistenza coprente. Qui ho poi deciso di fare un mix tra le decorazioni dei primi due, con alcuni dettagli del calice e il bordo esterno della moneta. Facciamo anche l'altro lato, mettendo in risalto quello che preferiamo, ma cercando di mantenere un filo logico con il lato che abbiamo appena fatto. Per completare il lavoro e far sì che non si danneggino in gioco, vi suggerisco di stendere un protettivo nel metodo che preferite, a pennello, con l'aerografo o con la più comune versione spray. Devo ammettere che tra le tre questa ultima versione è quella che preferisco, proprio per il suo aspetto invecchiato che ben si armonizza con i menhir. Non vedo l'ora di leggere qui sotto quale preferite e se userete uno di questi tre esempi per dipingere i vostri quadranti. Come sempre vi ricordo di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto e l'avete trovato utile e di iscrivervi al mio canale per non perdervi nessuno dei prossimi video. Se per qualche motivo vi foste persi quelli precedenti, ve li lascio qui sotto in descrizione, così come la lista dei colori usati e di alcuni strumenti che uso abitualmente. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima miniatura. Ciao!